cavolo di baffo! Eccoci qua, un grosso show al vostro Diego da Didilan. Oggi una nuova televendita, ma cominciamo subito. Vi presentiamo la bicicletta da Dirt Jump, quella per fare i salti. Regia, mandamela subito. Qui non si scherza, signori. Attenzione, perché per soli 10.000 euro potrete avere la bicicletta da Dirt Jump per fare i salti più grossi che potete. Ma fate attenzione signori, fate attenzione a quando compare il baffo in alto a destra. È quel momento per telefonare, perché oggi, puntata speciale, con la bicicletta a soli 10.000 euro vi regalo inoltre un telaio cachet. Vai, ve lo faccio vedere subito, guardate qui che roba. Telaio cachet Zoo, nuovissimo, giallo ragazzi, in alluminio, incredibile. Ve lo do con la bicicletta, ma dovete telefonare nel momento in cui compare il baffo in alto a destra. Quindi continuiamo. Regia, mandami subito la bicicletta, facciamola vedere. Guardate che roba signori, la bicicletta col telaio in titanio rigido signori. Con questo potete andare dove volete e fare quei salti che non potete neanche immaginare. Ma continuiamo. La forcella, guardate signori, la forcella formula, questa sì che è bella rigida, questa lavora quando atterrate signori, è dura ma lavora alla grande. Signori, la forcella formula è un pezzo fantastico, ma non è finita qui, andiamo avanti, e mettimi ancora la bicicletta, faccela vedere, perché guardate che ruote signori, Industry 9, ripeto, Industry 9 signori, queste ruote sono fantastiche signori, che roba, guardate, tutto in alluminio, mozzi in alluminio, raggi in alluminio, cerchi in alluminio, leggerissime. Ma non è finita qui, senti che suono che fanno, regia, facci sentire il suono di queste ruote, sentite che suono signori, regia, lasciamelo andare, non fermarlo. Ma continuiamo perché non è finita qui, signori, pedali HT, guardate che pin, questi vi serpiono nelle scarpe, non vi lasciano piantare, signori, incredibile, guardate che roba questa bicicletta. Regina, stai sulla bicicletta per favore, stai su quella bicicletta, perché non è finita, per soli 280.000 rupie regia. Guardate, freno, formula, cura, guardate che roba, questo freno potentissimo, tutto cromato, come il telaio, bellissimo. Ma attenzione, è il momento di telefonare signori, perché guardate cosa c'è lì, c'è il baffo, in questo momento se telefonate, oltre alla bicicletta, per soli 100.000 dollari, io vi do anche questo telaio cachet. Telaio cachet Zoo in alluminio giallo, guardate che colore signori, è bellissimo questo telaio, potete averlo se telefonate ora, ma dovete telefonare, telefonate, ma non è finita qui, regia, torniamo alla bicicletta subito, torniamo alla bicicletta, una bicicletta da Dirt Jump che si rispetti deve assolutamente avere il gyro, guardate che roba signori, il Trickster fatto da Trickstaff, meccanica tedesca, non si scherza qui signori, guardate che roba, ma è inutile che venite qua a raccontarmelo signori, ma come si fa ad andare in bicicletta senza un manubrio? Guardate che manubrio, regia, mettimi la bicicletta per favore, stammi sulla bicicletta, guardate, manubrio e 13 da 35 mm signori, guardate che roba, con attacco manubrio, sempre E13 da 35, super rigido, manubrio in carbonio, incredibile signori. E tutto questo signori per soli 3,49 €. Incredibile, ma attenzione, è finito il baffo, ma che ve l'ho detto a fare? Guardate, chiamate ora signori, perché potete ricevere anche questo telaio cachet con la bicicletta. Io non so più cosa dire, dovete telefonare signori. E ricordatevi signori, quel giorno che vi chiedono dove avete preso la bicicletta da Dirt Jump per 700.000 franchi, non diteglielo, perché vi portano in un manicomio. Ciao! Ciao ragazzi, spero che lo sketch del baffo vi sia piaciuto. Vi faccio vedere che casino ho tirato in piedi per fare questo video. Guardate che roba.
creato un set in garage incredibile. Ma andiamo avanti perché voglio parlarvi un po' di come sono fatte appunto le bici da dirt jump e tutti i vari componenti. Benissimo, la prima cosa che dovete guardare quando scegliete una bici da dirt jump è chiaramente il telaio. Un telaio come questo, un telaio rigido, quindi senza ammortizzatore al posteriore, perché tutto quello che assorbe la spinta vi fa chiaramente perdere in altezza quando saltate. Un telaio del genere lo potete trovare da cifre davvero basse, partono dai 150 euro a salire. Fate attenzione ad alcune specifiche, come la serie sterzo. Io vi consiglio di prendere dei telai con serie sterzo integrata o semi-integrata. Un'altra cosa è lo standard del movimento centrale, ce ne sono di diversi, c'è il Pressfit, c'è il GXP. Quando scegliete la bici fate attenzione di prendere poi i componenti adeguati per il vostro standard. Ultima cosa è il backdrop, ovvero il forcellino posteriore. Vi consiglio di prendere dei telai per perni da 10, ovvero le due viti, dopo vi faccio vedere le ruote, oppure perno passante da 12, che è forse il più comodo di tutti. Un altro componente decisamente importante per una bici da dirt jump è la forcella, ovvero una forcella come questa. Ci sono forcelle che partono dai 200 euro di prezzo circa a salire. Vi consiglio di spendere qualcosa, non badate molto al prezzo, perché la forcella è un componente decisamente fondamentale e soprattutto bisogna essere sicuri. Quindi vi consiglio di cercare una forcella con la valvola per l'aria in questo caso fa da molla. Seconda cosa molto importante della forcella è il perno passante, ve lo consiglio assolutamente perché ho visto delle forcelle spaccarsi proprio in questa zona con altri tipi di perni. Ultima cosa, il tubo sterzo, vi consiglio di prendere una forcella con un tubo tapered, ovvero conico, perché ormai è lo standard nuovo che sta andando su tutte le biciclette, mentre quello normale dritto sta andando a morire. Terza cosa assolutamente fondamentale in una bici sono le ruote. Principalmente su una bici da dirt jump si usano ruote da 26. Io uso questo tipo di ruote che sono Industry 9 con le due viti, non il perno passante. Sono gli standard più comuni per le bici da dirt, quindi due viti da 10 mm oppure perno 12 passante. Vi consiglio di cercare delle ruote con la cassettina single speed, quindi molto piccola, così da avere la campanatura dei raggi perfetta in entrambi i lati. Le ruote sono molto sollecitate, soprattutto la posteriore quando si salta, spesso la si picchia per terra, è molto facile piegarle. Quindi avere un buon cerchio è importante, altrimenti vi trovate a cambiare cerchi molto spesso e spendere più di quello che pensavate. Si possono trovare coppie di cerchi a partire dai 250 ai 300 euro, ma vi consiglio di spendere qualcosina di più. Passiamo alla parte anteriore, ovvero il manubrio. Io utilizzo un manubrio in carbonio, in realtà i più diffusi sono quelli in alluminio, il carbonio spaventa un po'. La differenza tra alluminio e carbonio è la rigidità, infatti il manubrio in carbonio è 1000 volte più rigido dell'alluminio. Utilizzo questo manubrio di dimensioni 73 cm, più o meno si aggirano intorno a quelle misure lì. Vi consiglio di non andare troppo sul largo, ovvero oltre i 75, perché dopo diventa ingombrante quando si iniziano a fare i primi trick. Per l'attacco manubrio prendete quello che vi pare, l'importante è che sia della stessa misura del manubrio. Lo standard più diffuso è 31,8 mm, poi c'è anche il 35 che è nuovo, ma non fa alcuna differenza. E con il manubrio abbiamo le manopole. Io uso questo tipo di manopole che sono Sensus Light, ce ne sono di diversi tipi in base alla dimensione del diametro. Vi consiglio di trovare quelle più adatte a voi, perché se avete delle mani piccole come le mie sicuramente avrete delle manopole piccole, mentre se avete delle mani più grosse cercherete delle manopole di diametro più grosso. L'altro punto d'appoggio sulla bici oltre alle manopole è il pedale. Trovate quello che fa più per voi. Io uso questi pedali HT che sono molto piatti, vedete, sono forse i più fini che ci sono in commercio. Hanno anche un freno sul perno per far sì che quando togli i piedi del pedale non girino, e dei pin che sono abbastanza alti. Questi si attaccano bene ai pedali, è difficile che vi scivoli il piede. Ultimo consiglio che vi posso dare sui componenti riguarda i freni. Ormai si utilizza su quasi tutte le bici freni idraulici. Io utilizzo questo Formula Cura, 2 pistoni, non ne servono 4 perché con la bici da dirt si frena veramente poco e comunque la cosa importante è bloccare la ruota, quindi serve un freno piccolo, leggero. Vi consiglio di prenderlo col tubo bello lungo se iniziate a fare i primi trick. Di solito la misura migliore per iniziare a fare alcuni bar, spin e tail è attorno al 1,50 m. Oppure in alternativa si può montare sul freno idraulico il Trixer, ovvero questo, che è un gyro idraulico che vi permette di girare a 360 gradi il manubrio e contemporaneamente frenare
senza problemi, senza dover tornare indietro per srotolare il tubo. Questa è un'alternativa abbastanza costosa per iniziare, ovvero un setup con freno idraulico più Trixer si aggira attorno ai 250-300 euro in base a che freno prendete. In alternativa potete farvi un setup con un gyro meccanico da BMX che con leva, freno, cavi e tutto si aggira attorno ai 100-150 euro. Chiaramente la frenata è totalmente diversa, ovvero la frenata del freno idraulico è 100 volte più potente del freno meccanico. Quindi direi che è più o meno tutto. Per quanto riguarda i cuscinetti, quelli vanno scelti in base agli standard della bicicletta, la sella invece in base ai vostri gusti. Ah, mi stavo dimenticando delle gomme, importantissime le gomme. Copertoni fondamentali, è importante scegliere dei copertoni giusti perché copertoni troppo leggeri sì vi faranno avere una bici più leggera, ma si rischia di esploderli molto facilmente, invece copertoni pesanti renderanno i vostri salti più difficili e i trick ancora di più. Vi consiglio di stare su range di peso compresi tra 500 e 600-650 grammi, si può trovare un po' di tutto. Larghezza non eccessiva, io uso 2 al massimo. Le fasce di prezzo per una bici completa possono variare parecchio. Come metodo per scegliere vi consiglio di guardare il peso complessivo della bici. Una bella bici a dirt si aggira attorno agli 11 kg. Potete trovare qualcosa di decente anche attorno agli 11,5-12 kg, però inizia a diventare pesante. Una bici bellissima va sotto gli 11 o addirittura sotto i 10, ma sotto i 10 è davvero difficile. Come prezzi per una bici completa partiamo da circa 500 euro, già potete trovare qualcosa di carino, sicuramente non la più leggera di tutte, fino a salire a quanto volete, potete spendere l'infinito e oltre. Bene ragazzi, dato che non è possibile telefonare il baffo per ricevere il telaio omaggio, ho deciso di fare un giveaway. Per partecipare andate su Instagram, seguite la mia pagina e quella di Cachet Bikes, poi andate sul post che ho caricato oggi con la foto del telaio, taggate 3 amici nei commenti e scrivetemi l'idea più pazza che vi viene in mente e darò questo telaio a un fortunato di voi. Bene ragazzi, questo era lo slope numero 3. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui vi spiego i primi trick